Sicurezza, mandate il link YouTube. Manda il link YouTube. In seguito, se ti atterrai al criterio della rispettiva chiarezza e oscurità, una delle parti del genere visibile sarà costituito dalle immagini. E per immagini intendo in primo luogo le ombre, poi i riflessi, sia quelli sull'acqua che quelli sulle superfici solide, lisce e brillanti, e infine tutti gli altri fenomeni del genere. Mi segui?
Ti seguo. Buonasera a tutte e a tutti. A poco più di mezzo secolo dalle missioni Apollo, da quando cioè abbiamo incominciato a vedere il nostro pianeta, la Terra, in una prospettiva differente, oggi ci troviamo nel mezzo di una rivoluzione preconizzata da secoli, quella per la quale il nostro è solamente uno dei miliardi di mondi possibili. Una frazione significativa della scoperta di questi nuovi mondi, dei pianeti che orbitano attorno a stelle differenti dal nostro Sole e per questo motivo dette anche esopianeti, passa attraverso il concetto dell'ombra, dello scoprire, del ravvisare, del misurare qualcosa non necessariamente attraverso la luce, ma attraverso la sua ombra. Il fenomeno astronomico che incorpora questo concetto nel modo più spettacolare è certamente l'eclisse, sicuramente quella di Sole. Nell'eclisse di Sole la Luna proietta la sua ombra su di noi terrestri. È un fenomeno maestoso, ma è anche elusivo per la sua fugacità, la sua brevità e per la relativa rarità in un dato punto specifico della Terra. Ed è un fenomeno che è stato in passato specialmente oggetto di misurazioni astronomiche. La teoria della relatività generale di Albert Einstein, per esempio, è stata consacrata proprio a seguito di delle misure compiute durante una spedizione per osservare l'eclisse totale di Sole compiuta nella Guinea nel 1919. Volgere lo sguardo al cielo, magari per riconoscere la Via Lattea o semplicemente per cogliere lo stupore del cielo stellato, rimane una delle cose più affascinanti che possiamo fare. Anche in questo periodo, magari solo da una finestra o da un balcone. Ed è anche il mestiere di noi astronomi e scienziati, che non abbiamo mai smesso di fare. Nonostante la pandemia, infatti, i telescopi di Asiago continuano a puntare il cielo in ogni notte serena e proveremo questa sera a farlo insieme a voi. Vogliamo provare ad accompagnarvi a scrutare le ombre di questi mondi lontani. Lo faremo assieme a scienziate e scienziati dell'Osservatorio Astronomico di Padova dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, io sono il direttore, e del Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell'Università di Padova. Saluto quindi il direttore del Dipartimento, Flavio Seno, che sicuramente ci sta seguendo da casa. Ma questa sera non saranno le ombre totalizzanti e spettacolari delle eclissi, ma quelle a cui volgeremo il nostro sguardo, ma ci riferiremo a quelle parziali, a volte appena percettibili, prodotte dal cosiddetto transito di un pianeta che prospetticamente si pone fra noi e una stella lontana. Sebbene siano piuttosto rari, questi fenomeni accadono anche nel nostro sistema solare, quando Mercurio e Venere, che sono pianeti interni e che quindi orbitano fra l'orbita del nostro pianeta ed il Sole, si trovano casualmente in prospettiva sul disco del Sole. Sebbene siano piuttosto rari, se fossero viste da molto distante, da un pianeta intorno a un'altra stella, ad esempio, si manifesterebbero come un debole affievolire della luce della stella. Come potete intuire, stiamo cercando a carpire attraverso le ombre dei segnali che indicano l'esistenza di mondi molto, molto, molto lontani da noi. Buonasera spettatrici e spettatori. Io sono Gabriele Umbriaco, mi trovo a Padova e vi condurrò in questa serata di osservazioni con i telescopi. Trasmetto dalla Specola Astronomica, sede affiancata sia del Dipartimento di Fisica e Astronomia che dell'Osservatorio Astronomico. È un importante centro di ricerca dell'astrofisica moderna, con legami in tutto il mondo. Sarà collegata con me, sempre da Padova, Valentina Granata, che stasera ha in programma un'osservazione con i telescopi di 182 cm di diametro. Avete appena sentito Roberto Ragazzoni che vi parlava da Rovigo. Assieme a noi saranno in linea Giampaolo Piotto da Cittadella e Valerio Nascimbeni da Verona. Infine Paolo Hochner che si trova all'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Paolo e Valentina hanno questa sera il turno di osservazione. Ruberemo un po' del loro tempo di ricerca collegandoci con l'altopiano di Asiago, sede di Cimaeca. Per comprendere le ricerche che stanno svolgendo, inizio dando la parola a Giampaolo, che ci introduce sugli studi di questa sera.
attimo che... Eccoci. Giampaolo, accendi il tuo audio, grazie. Ecco, ho acceso io. Vai, tutto tu. Buonasera a tutti, io sono a Cittadella, come tutti confinato a casa in questo periodo, però attivo nella nostra ricerca, come ha detto Gabriele, come vedremo poi nei prossimi minuti. Fino a 25 anni fa noi non avevamo nessuna esperienza e nessuna conoscenza dei pianeti, dei pianeti se non quella che arrivava dai pianeti del nostro sistema solare. Eravamo contenti, avevamo formulato una serie di teorie sulla loro struttura e la loro formazione. Qualcuno pensava che si potessero avere anche trovare pianeti in stelle diverse dal Sole, ma questo non era stato trovato fino ad allora. A un certo punto, nel maggio del 95, quindi esattamente 25 anni fa, due astronomi dell'Università di Ginevra annunciarono al mondo che avevano scoperto un pianeta orbitante attorno a una stella non molto diversa dal Sole, ma completamente diverso da qualunque pianeta nel nostro sistema solare. Un pianeta molto, molto caldo che orbita a un anno, il suo anno è di qualche giorno, quindi una cosa estremamente insospettata e insospettabile per noi. Ma questo è stato l'inizio di una rivoluzione sia in termini delle nostre conoscenze dei pianeti, ma anche in termini poi di ricerca dei pianeti, perché tutti a quel punto si sono lanciati nella ricerca dei pianeti. Una rivoluzione che poi è stata in qualche modo riconosciuta dal premio Nobel per la fisica dell'anno scorso, dato appunto a Michel Mayor e a Didier Queloz. Didier a quel tempo era addirittura, pensate, un dottorando di Michel Mayor, ma grazie anche ai suoi lavori appunto abbiamo iniziato un'impresa che continua tutt'oggi. Ad oggi, infatti, dopo 25 anni conosciamo più di 4.000 pianeti al di fuori del nostro sistema solare, in più di 3.000 sistemi planetari, molti di questi sono dei sistemi multipli. E se qualcuno mi chiedesse un aggettivo per definire quello che è stato fatto in questi 25 anni, io ne avrei uno solo. Abbiamo capito la diversità. I pianeti sono veramente molto, molto diversi tra di loro, molto diversi e in qualche modo anche inaspettati rispetto ai pianeti che noi potevamo immaginare esistessero attorno alle stelle, studiando i pianeti del nostro sistema solare. E in un certo senso io posso affermare che se le stelle sono molto diverse tra di loro, come molti di noi chiaramente sappiamo, i pianeti sono molto più diversi delle stelle che li ospitano. Come sono stati scoperti? Ci sono molte tecniche. Una in particolare, ed è quella che appunto poi andremo a vedere in dettaglio perché la useremo anche questa sera con i nostri telescopi, è la tecnica dei transiti. È molto semplice: se noi abbiamo la fortuna di vedere un pianeta che è in un'orbita più o meno parallela alla nostra linea di vista, è inevitabile che prima o dopo passi davanti alla propria stella di riferimento. Il pianeta non emette luce, la stella emette luce. Quando il pianeta passa davanti, come vediamo in questo semplicissimo grafico, alla fine ci dobbiamo aspettare che ci sia una piccola diminuzione della luce della stella, molto piccola, ma sufficiente per noi per capire qual è il raggio del pianeta. È una questione di aree, l'area del pianeta, l'area della stella. Se conosciamo il raggio della stella, possiamo, dalla semplice misura della differenza della luminosità che osserviamo della stella, misurare il raggio del pianeta. C'è un'altra tecnica che non useremo questa sera, ma che è importante da ricordare per vari motivi, poi lo vedremo anche più avanti. È la tecnica delle velocità radiali. Questa deriva semplicemente dalla legge della gravitazione universale. Se ci sono due corpi in mutua attrazione gravitazionale che si muovono uno intorno all'altro, in realtà quello che succede è che si muovono intorno a quello che noi fisici chiamiamo il baricentro, ma per quanto ci riguarda questo significa che la stella che ospita il pianeta si muove intorno al baricentro del pianeta. A volte si avvicina del sistema, a volte si avvicina a noi, a volte si allontana. È una misura che noi astronomi sappiamo fare molto bene, sfruttando
un effetto fisico che possiamo misurare andando a misurare la luce della stella, ma siccome questo deriva proprio dalle leggi della gravitazione, questo ci permette di misurare la massa della stella. Scusate, la massa del pianeta. Non è esattamente la massa del pianeta perché non sappiamo esattamente qual è l'inclinazione dell'orbita, ma è una misura almeno minima della massa del pianeta. Se poi abbiamo la fortuna, come spesso succede, che questo stesso pianeta lo osserviamo sia con i transiti che con la tecnica dei velocità radiali, dai transiti abbiamo detto sappiamo l'inclinazione dell'orbita, soprattutto sappiamo il raggio, altra semplice regola geometrica, abbiamo il volume, massa e volume del pianeta significa che noi possiamo determinare la densità. E questo è estremamente importante perché a quel punto noi possiamo capire se il pianeta è un pianeta roccioso, come sono i pianeti piccoli nel nostro sistema solare, non è una regola generale come abbiamo imparato perché i pianeti sono molto diversi tra di loro, ma possiamo capire se un pianeta ha una densità di molti grammi per centimetro cubo, 4-5 grammi per centimetro cubo, come la Terra, come Marte o come Venere, oppure se il pianeta è un pianeta gassoso. E questo, come vedremo poi alla fine della nostra discussione, ha delle importanze, perché il sapere che un pianeta è roccioso, magari poi questo ha un'atmosfera attorno, e magari siamo anche curiosi di andare a studiare la sua atmosfera. Ma di questo ne parleremo alla fine della nostra serata. Grazie Giampaolo. Allora è il momento di collegarci con Valentina. Eccoci Valentina. Buonasera a tutti, anche da parte mia. E stanotte io sono l'osservatrice per il telescopio Copernico che si trova a Cima Ekar. Purtroppo nemmeno sull'altopiano di Asiago siamo fortunati con il tempo, quindi non saremo in grado di effettuare un'osservazione dal vivo, ma rimanete collegati perché vi mostreremo comunque come opera un osservatore quando si trova al telescopio grazie a delle immagini che abbiamo registrato 2 giorni fa. Allora, inizierei a mostrare quella che è l'All Sky Camera per far vedere il cielo che c'è in questo momento sopra ai telescopi. Io mi trovo, come diceva Gabriele, a Padova e già da qualche anno la tecnologia ci ha permesso di osservare in modalità remota, cioè distante dal proprio telescopio. Però regola fondamentale per un osservatore è essere sicuri che il cielo sia nelle condizioni ottimali per salvaguardare la strumentazione. Come potete vedere qui, questa è l'immagine di una camera ad occhio di pesce, fisheye, che rappresenta l'orizzonte di Cima Ekar. Purtroppo, come vedete, ci sono delle gocce di pioggia, residuo della pioggia che c'è stata non più tardi di mezz'ora fa, e vedete qui in alto queste sono le nuvole che stanno circondando Cima Ekar. Qui si intravede la cupola dello Schmidt in direzione est e qui sotto si intravede la cupola del metro 80 dove si trova il telescopio Copernico che io userò questa sera. Come vedete qui in alto questo rappresenta il Sole è sotto l'orizzonte perché è già tramontato e potete utilizzare questa telecamera che è disponibile online sul sito dell'Osservatorio Astronomico di Asiago, anche per orientarvi in cielo, quindi magari in una notte più fortunata, uscire e qui vedete sovraimposte quelle che sono le stelle principali delle costellazioni che sono attualmente visibili in cielo. Valentina, scusa, vorrei porre l'attenzione dei nostri spettatori che sullo Sky Camera c'è una macchia luminosa. In realtà quella macchia luminosa indica che c'è la Luna. Questa sì, è la Luna con la sua fase, vedete che siamo oltre il primo quarto, come in effetti è, e mostra anche quella che è la sua posizione reale nel cielo rispetto alle costellazioni. Quindi anche se ci sono le goccioline di acqua sopra lo Sky Camera, in realtà il cielo apparirebbe un po' meglio trasparente rispetto a prima. Infatti sull'inquadratura al di sotto di te che voi state osservando, sulla cupola, quella è esattamente la cupola del telescopio da 182 cm che ha un riflesso, quello è il riflesso della Luna. Le immagini che vedete hanno un'ora sovrapposta, l'ora
in basso a destra è l'ora in cui stiamo trasmettendo, le 21:18, mentre l'ora della telecamera sembrerebbe 2 ore indietro. Non è così, in realtà quella è l'ora a tempo universale, quindi un'ora di Greenwich, 2 ore in meno rispetto a quella attuale. Serve agli astronomi questo tipo di orario perché le circolari arrivano normalmente sempre indicando quell'ora. Bene, proseguiamo pure, Valentina. Sì, adesso possiamo spostarci idealmente all'interno di quella che è la cupola della Metro 80, quindi questa è la panoramica delle 4 webcam che mostrano il telescopio Copernico coperto dalla sua cupola. Se ad esempio vediamo questo ingrandimento, vedete qui la fenditura del portellone che permetterà di aprire la cupola e quindi di osservare direttamente il cielo. La luce arriva quindi dal cielo, prosegue in questa direzione, viene riflessa da un telescopio che è posto a questo livello, un telescopio di 182 centimetri di diametro. Infatti il Copernico rappresenta il telescopio ottico italiano sul suolo italiano più grande. Il telescopio italiano più grande si trova alle Canarie, quindi non propriamente sul suolo italiano. Dicevamo, la luce da qui viene riflessa qui in alto, in cima, dove c'è questo anello che viene chiamato top ring, di nuovo fatta convergere qui sotto, dove c'è uno strumento, un CCD, diciamo un po' come un CCD delle nostre macchine fotografiche o dei nostri telefoni, ma molto più potente, che permette di osservare le stelle in cielo. E qui vedete, in questa immagine, vedete quello che osserva la camera che punta direttamente sulla fenditura. In questo modo l'osservatore da lontano può rendersi subito conto se il cielo mostra delle velature che possono compromettere le osservazioni, ma soprattutto la strumentazione, sempre Sì. per lavorare nella massima sicurezza. Quella telecamera, Valentina, è collocata esattamente... È collocata esattamente qui su questo anello che vedete qua in cima. Infatti punta questa apertura che è la fenditura della cupola. Quindi vede esattamente quello che c'è davanti al telescopio, indipendentemente dalla telecamera principale, insomma. Esattamente. Ok, bene. Purtroppo attualmente non ci sono ancora le condizioni per aprire in sicurezza, ci sono ancora delle nubi che stanno passando sopra Asiago e che potrebbero portare comunque a dei rovesci temporaleschi, quindi non ci sono assolutamente le condizioni per aprire, non vedremo comunque neanche niente nel cielo, quindi quello che possiamo fare è vedere un filmato che abbiamo registrato di come si opererebbe in condizioni di sicurezza al telescopio. La prima cosa, adesso vi condivido . Ecco, benissimo. Vedete, questo è il telescopio Copernico visto da un'altra webcam, da un'altra angolatura. La sua inclinazione è particolare perché punta al polo nord celeste. Vedete qui i portelloni della cupola che si stanno aprendo. Questa è un'immagine registrata 2 notti fa, quando le condizioni meteo erano eccellenti per poter operare in questo modo. E ora, una volta aperta il portellone, vedremo che si aprono quelli che vengono chiamati i petali che coprono lo specchio da 182 centimetri. È uno specchio che pesa 1,5 tonnellate ed ha una lavorazione tale, una forma parabolica, ha una lavorazione tale da essere spesso al bordo 30 centimetri, quindi è un oggetto molto prezioso. Abbiamo iniziato a puntare il telescopio per le nostre osservazioni, quindi vedete che il telescopio si sta muovendo e contemporaneamente si sta muovendo anche la cupola, proprio perché il computer che gestisce il puntamento fa sì che cupola e telescopio siano sempre perfettamente allineati, in modo tale che l'osservatore veda veramente l'oggetto che vuole osservare quella notte. Ecco, ho fatto ripartire il video in modo tale che magari
chi si fosse collegato ora potesse rivedere la cosa. Scusa, Valentina, tutte Sì. queste operazioni vengono fatte da remoto. Quindi Tutte queste operazioni le ho fatte da Padova, in remoto da Padova l'altra sera, quindi proprio esattamente in questa situazione come oggi. Se oggi ci fosse stato il bel tempo l'avremmo fatta direttamente in diretta, purtroppo non siamo stati fortunati. Ecco i petali che si aprono nuovamente e vedremo adesso il telescopio che insieme alla cupola si sta spostando, perché io quella sera ho dato il comando al computer che lo gestisce di puntare l'oggetto che volevamo osservare quella sera. Scusa Valentina, alla fine del puntamento il telescopio poi parte subito con la ripresa o ci sono altre operazioni che dovete fare? Ci sono delle operazioni, diciamo, di routine che noi eseguiamo per la messa a fuoco del telescopio, un po' come quando si mette a fuoco la macchina fotografica quando si fa la fotografia. Però poi una volta queste operazioni possiamo direttamente iniziare a osservare l'oggetto. Quindi possiamo spostarci e vedere adesso cosa inquadra, qual è, diciamo, lo strumento che permette di gestire il telescopio. Questo si chiama TPS e ci dà le informazioni sulla posizione del telescopio e le informazioni anche temporali. Questo è in questo preciso momento? Questo è in questo preciso momento. Vedete queste bande gialle ci stanno dicendo che la situazione non è ottimale per le osservazioni e quindi non possiamo aprire la cupola, purtroppo. Ma cosa abbiamo fatto l'altra sera dopo aver puntato l'oggetto? Abbiamo iniziato a esporre, e quindi abbiamo iniziato la sequenza sul nostro oggetto. Abbiamo iniziato a fare la fotografia del nostro oggetto. Vedete qui le immagini, la barra blu che sta scorrendo e ci mostra lo stato di avanzamento di questa esposizione. Vedrete, in questo caso era un'esposizione di 15 secondi, quindi in tempo proprio reale. E vedete quello che osserva effettivamente il telescopio. Quindi qui abbiamo una immagine che mostra questi dischetti gialli sono le stelle. Okay? L'oggetto che volevamo osservare quella sera si trova qui al centro di questa zona e le stelle, questi sono falsi colori che permettono all'osservatore di avere un contrasto migliore per andare a individuare molto bene le stelle. Quello che si vede è che queste stelle non sono puntiformi come potremmo immaginarci o come sembrano ad occhio nudo, non soltanto perché stiamo usando un telescopio, quindi è come se usassimo un cannocchiale estremamente potente, ma anche perché noi in questa tecnica che utilizziamo per osservare, quindi la tecnica dei transiti, andiamo ad applicare uno sfocamento delle immagini in modo scientifico, cioè cerchiamo di fare in modo che l'area della stella sia la più ampia possibile, questo per due ragioni fondamentali. Uno, per aumentare la quantità di area che è in grado di raccogliere la luce che arriva dalla stella e quindi avere più informazioni. La seconda è perché in questo modo abbiamo un valore medio di quelli che sono i pixel che compongono questo sensore che ci permette di andare ad annullare quelle che sono le differenze tra i vari pixel, quindi migliorare l'aspetto e la misura delle nostre stelle. Grazie Valentina. Sto guardando, ho appena attivato lo Sky Camera, lo stanno vedendo i nostri spettatori, e Sì. in realtà la luna non è più giallastra, ma è bella, trasparente, quindi ci auguriamo che più tardi magari le nubi se ne vadano via, nel frattempo, diciamo così,
abbiamo capito una cosa molto, molto strana che la gente comune non capisce, che in realtà l'astronomo con un grosso telescopio per fare questo tipo di ricerca non sta facendo una bellissima immagine, le stelle non sono perfettamente puntiformi, anzi a voi servono che siano addirittura sfocate. Questa è una cosa molto strana, ma ho capito che in realtà è necessario per la tua misura, vero? È assolutamente necessario, da una tecnica che utilizziamo non soltanto noi, ma tutti gli astronomi che vogliono misurare questa variazione della luminosità della stella, della luce della stella, dovuta al fatto che il pianeta passa davanti al disco stellare e quindi blocca parte di questa luce. E questa tecnica di sfocamento viene utilizzata non soltanto per le immagini raccolte da terra, ma anche per le immagini raccolte dallo spazio. Ad esempio, se ci fosse un telescopio, cioè un telescopio nello spazio che fa osservazione di transiti, lavora sfocato? Assolutamente sì, lavora sfocato con una sfocatura che è stata decisa chiaramente dagli scienziati, dagli ingegneri prima del lancio, in modo che sappiamo già diciamo, cosa aspettarci in questo caso, assolutamente. Molto curioso e anche molto interessante. Grazie. Allora, un'altra cosa, tipicamente, Valentina, un transito, un pianeta attorno ad una stella, quanto tempo impiega per fare un transito? In quanto tempo riesci a vederlo? Noi abbiamo transiti che durano attorno alle 4-5 ore, quindi un tempo piuttosto significativo della notte, diciamo, anche durante le notti invernali. Sono eventi comunque nella scala umana piuttosto lunghi. Quindi molto strano. Quindi il pianeta, se ci mette solo 4 ore a passare davanti alla stella, in realtà è su un'orbita che non è come quella della Terra, che ha un'orbita di gigante. In generale, così come è stato anche detto da Giampaolo, abbiamo capito che i pianeti extrasolari, quindi quelli al di fuori del nostro sistema solare, sono molto diversi rispetto ai pianeti del nostro sistema solare. E stiamo veramente ancora adesso imparando tante cose. E la maggior parte addirittura sembrano essere pianeti che hanno una distanza molto più piccola rispetto addirittura alla distanza di Mercurio dal Sole, e pur essendo grandi quanto Giove, quindi configurazioni assolutamente inaspettate se confrontate col nostro sistema solare. Incredibile cosa non si faccia con la luce e un astronomo e un telescopio. Allora, nel frattempo che aspettiamo il cielo un po' più sereno, direi di passare l'attenzione e la voce a Valerio, che ci racconta, un attimo che scelgo qui eccolo qui. Bene Valerio, ci siamo? Sì, spieghici. Buonasera, sono il responsabile scientifico del programma di ricerca per la quale sono condotte le operazioni di osservazione di questa notte al telescopio Copernico, e come vi ha mostrato Valentina, il nostro è un programma di ricerca che è iniziato nel 2009, dapprima soltanto utilizzando i telescopi di Asiago, principalmente il telescopio Copernico, ma che in seguito si è espanso ad altri strumenti, e ora sta sfruttando telescopi di dimensioni simili a quelli del telescopio di Asiago in giro un po' in tutto il mondo. Qui vedete a destra un po' una mappa di dove si trovano i telescopi che hanno contribuito al nostro progetto, ce ne sono per esempio anche alle Isole Canarie, anche in Cile, che come è noto sono dei siti per alcuni tra i luoghi migliori al mondo per le osservazioni di tipo astronomico. E lo scopo generale del programma è di fare un monitoraggio a lungo termine, infatti è da più di 10 anni che ce ne stiamo occupando, di quel particolare tipo di esopianeti transitanti che sono detti in inglese hot Jupiter, e che in italiano potremmo tradurre con i gioviani caldi. Sono pianeti particolari, sono pianeti che hanno una dimensione e una massa simili a quelli del nostro Giove, ma orbitano, come già anticipava Valentina, a una distanza molto ravvicinata alla propria stella, e infatti hanno un periodo di rivoluzione, quindi un anno che dura pochi giorni per lo più. E a confronto del vero Giove, quello del nostro sistema solare, che invece ha un periodo orbitale che dura 12 anni.
quindi sono estremamente vicini. Se li mettessimo in scala nel nostro sistema solare sarebbero molto all'interno dell'orbita di Mercurio, che è il pianeta più interno. E ovviamente a causa di questa vicinanza questi Gioviani caldi sono un po' dei mondi infernali, come potete immaginare, perché le temperature superficiali sono elevatissime, e per lo più dell'ordine tra i 1000 e i 3000 gradi centigradi, quindi non sono certo pianeti, diciamo, abitabili, ma anzi sono mondi molto inospitali dal nostro punto di vista. Tuttavia sono oggetti estremamente interessanti proprio perché non hanno nessun analogo, nessun pianeta simile all'interno del nostro sistema solare, quindi tra i pianeti che conosciamo molto bene, insomma, perché possiamo anche andarci vicino con delle sonde. E la loro origine, cioè come si sono formati, come si sono evoluti, perché si trovano lì, a una distanza così ravvicinata dalla propria stella, è tuttora molto misteriosa. Ci sono molte congetture, molti studi, ma ancora non sappiamo veramente perché esistono e perché li osserviamo in questo modo. E quindi definirne meglio, capire meglio le loro caratteristiche ci potrebbe permettere di capire qualcosa di più in generale sui meccanismi di formazione, di migrazione, di evoluzione dei sistemi planetari, e quindi anche indirettamente capire qualcosa di più sul nostro stesso sistema solare. Ciò che osserviamo, come è già stato anticipato nei giochi bollenti, sono i transiti, e essenzialmente il transito avviene quando osserviamo il pianeta di taglio, quindi di fatto a intervalli periodici che corrispondono a un anno di questo pianeta. Noi vediamo delle piccole eclissi attraverso la misura di quella che è la curva di luce, quindi la misura dell'intensità della stella in funzione del tempo. E diciamo, per la scala di questo diagramma sembra una diminuzione importante. In realtà anche nel caso di un pianeta gigante come un pianeta di tipo Gioviano si tratta di una diminuzione di luminosità che è solo dell'1%, quindi non sarebbe nemmeno percettibile se potessimo vederla a occhio nudo. Quindi richiede misure estremamente accurate, da cui le tecniche di cui ha parlato Valentina, quali sfocare la stella, eccetera, sono estremamente importanti. Ora, dalla forma e dalla profondità di questa curva di luce del transito, noi possiamo risalire caratteristiche del pianeta molto interessanti dal punto di vista della sua fisica, tra cui il raggio del pianeta, l'inclinazione e altre proprietà della sua orbita. Ed è anche per misurare queste quantità in modo molto accurato che è nato il nostro progetto. Il raggio in particolare è una quantità molto interessante. Giampaolo ha già anticipato che conoscendo il raggio e conoscendo la massa di un pianeta attraverso altre tecniche di indagine si può risalire la densità. La densità ci dà delle informazioni importanti su come è fatto e di cosa è fatto un pianeta. Nel caso dei pianeti di tipo Gioviano caldo, questo ci permette anche di studiare come il pianeta reagisce di fatto al fortissimo irraggiamento, alla fortissima quantità di energia che riceve il pianeta dalla propria stella, gonfiandosi o in certi casi addirittura evaporando. Questi sono pianeti che si possono anche parzialmente disgregare a causa di questa enorme quantità di energia. E chiaramente, essendo i transiti un metodo indiretto, cioè non osserviamo il pianeta in sé, osserviamo semplicemente una parte della luce della stella che viene a mancare, che viene bloccato, una conseguenza di questo è che possiamo misurare tanto bene le caratteristiche del pianeta quanto bene conosciamo le caratteristiche della stella. E conoscere le caratteristiche della stella, quali il raggio, la massa e così via, non è qualcosa per niente scontato nel campo dell'astrofisica. Le cose diventano molto più semplici quando il pianeta e la stella che ospita il pianeta si trova all'interno di un ammasso stellare. Qui vediamo un esempio di un ammasso stellare che sono le Pleiadi, perché in questo caso diventa molto più facile misurare, lo si può fare in modo molto più accurato, di misurare la massa, il raggio, ma soprattutto l'età della stella, che è una cosa fondamentale, perché se vogliamo mettere i sistemi planetari che conosciamo su una specie di linea temporale abbiamo bisogno di sapere qual è l'età della stella e quindi di conseguenza del pianeta. E questo si può fare con molta maggiore difficoltà nel caso delle stelle diciamo solitarie. E di questo però ne parlerà anche e tornerà a parlare a breve il mio collega Paolo, quando ci sarà un collegamento con un altro telescopio di Asiago. Grazie Valerio, interessante questa cosa. Quindi abbiamo scoperto che abbiamo dei pianeti che noi pensavamo che il sistema solare insomma fosse un unicum, invece da quanto capisco da pochi anni, da una decina di anni,
Quanti di questi pianeti si sono scoperti negli ultimi 15 anni? In particolare di questi pianeti di tipo Gioviano caldo ne conosciamo qualche centinaio, all'incirca 400. Quindi insomma noi non siamo più un unicum, mi pare di capire che in realtà... No, è una lunga storia in generale. È cambiata completamente la prospettiva. Si crede sempre di essere, diciamo, il metro di tutto l'universo e poi si scopre che in realtà siamo solo uno dei tanti possibili mondi. Ti ringrazio. Esistono. Allora, visto che hai accennato al fatto che serve riprendere un campo di stelle molto ampio, passo la parola a Paolo, che sta lavorando a un telescopio questa sera, un telescopio a grande campo, molto più grande di quello che ha a disposizione il 1,80 m. Paolo, ti ascoltiamo. Buonasera dall'Osservatorio Astrofisico di Asiago, stazione del Pennar. Siamo collegati all'interno della cupola del telescopio Schmidt a Cima Ekar, con il quale volevamo andarvi a mostrare l'ammasso M44, un gruppo di stelle, di migliaia di stelle, nate dalla stessa nube di gas e polveri. Sono quindi stelle sorelle, fisicamente legate tra loro e non solo apparentemente vicine, come quelle delle costellazioni. Il telescopio Schmidt è il nostro piccolino, anche se è il più grande del suo tipo in Italia. Ha una concezione ottica completamente diversa dal Copernico, infatti abbiamo uno specchio sferico sul fondo, nella parte verde che vedete vicino alla base del telescopio, una lente in cima al tubo dove c'è l'altra parte verde, la luce arriva da sopra e viene direttamente concentrata sul sensore chiamato CCD che si trova al centro del tubo. Questo strumento ha una focale di solo 2 metri contro i 18 metri del Copernico. In compenso, la regione inquadrata del cielo risulta molto ampia. Andiamo ora a collegarci al computer che si trova fisicamente a Cima Ekar e che ci consente di controllare il telescopio. Vedo che qui, Paolo, c'è un pannello simile a quello di Valentina. Esatto, per fortuna abbiamo tutti i sistemi di comando simili, in questo modo uno che gestisce un telescopio riesce allo stesso modo a conoscere anche tutti gli altri telescopi che ci sono qui in altopiano. Come vedete la situazione è ancora incerta, quindi non è possibile al momento fare l'osservazione, ma vi mostro perlomeno come facciamo a puntare un corpo celeste. Prima di tutto dobbiamo indicare al computer cosa vogliamo puntare, ad esempio appunto questo ammasso chiamato M44. Il computer va a cercarsi le coordinate celesti, l'ascensione retta, che è l'analogo della longitudine, la declinazione, che è l'analogo della latitudine. Quindi in cielo ci sono le coordinate, come sulla Terra, solo che invece di chiamarsi longitudine e latitudine si chiamano ascensione retta e declinazione. A questo punto chiediamo al computer... Ci fai vedere, Paolo, fai vedere la telecamera? Ah, forse lo devo farla vedere io? Sì, eccolo qui, ho fatto io. State vedendo come il telescopio si sta muovendo in tempo reale con la cupola anche. Ecco, notate che la cupola è cubica, non è sferica come quella del Copernico, perché è stata fatta come prototipo della cupola del telescopio nazionale Galileo che si trova alle Canarie. Quindi il telescopio si sta posizionando idealmente dove in questo preciso momento c'è l'ammasso che volevi studiare questa sera, giusto? Esatto, nella costellazione del Cancro. Ecco, il telescopio adesso sta facendo il puntamento di fino, ci siamo quasi, ma questa procedura che io adesso sto facendo a mano, tra qualche mese sarà completamente robotizzata. Quindi sarà il computer a decidere alla sera se le condizioni meteo sono ideali per l'osservazione e andrà a osservare tutta una serie di corpi celesti attingendo da una lista preparata da vari astronomi. Quindi all'astronomo non resterà che fare l'elenco della spesa e poi ci penserà il computer a gestire tutta la notte osservativa, mentre al momento è sempre necessaria la presenza di un astronomo per iniziare o terminare le operazioni. Quindi significa, Paolo, che finalmente potrai dormire di notte? Beh, in realtà no, perché durante la notte abbiamo anche da elaborare le immagini, trasformarle in dati, perché poi è necessario pubblicare in fretta
i dati che si ricavano, e quindi in realtà durante la notte l'astronomo starà comunque a elaborare le immagini per ricavarne i dati. Ecco, non possiamo aprire la cupola, ma posso fare una simulazione di quello che sta inquadrando in questo momento il telescopio. Quindi questo rettangolo azzurro che vedete nell'immagine è il campo inquadrato dal telescopio, che va esattamente, vedete, a inquadrare tutto l'insieme di stelle chiamato appunto ammasso nel presepe, che si trova al centro della costellazione del Cancro. Comunque poi vi dirò appunto dove andare a cercarla, per chi si trova in un luogo dove adesso è sereno, la potrà vedere anche a occhio nudo. Adesso vi mostro un altro computer che permette l'acquisizione delle immagini. Questa è un'immagine che abbiamo ricavato l'altro giorno, quindi avendo visto che le previsioni erano incerte, abbiamo comunque ripreso l'immagine di questo ammasso di stelle in modo tale da potervelo mostrare in tutta la sua bellezza anche stasera. Lo Schmidt, oltre a riprendere tantissime stelle di questo ammasso, ne contiene, pensate, più di 1 migliaio, ci permette anche di scrutare oltre. Infatti questo ammasso dista appena 600 anni luce, vuol dire che la luce impiega 600 anni per arrivare fino a noi. In realtà però, se noi andiamo a curiosare all'interno dell'immagine, troviamo questa specie di riga che in realtà è una galassia. Noi siamo all'interno di una galassia, la Via Lattea, che contiene 300 miliardi di stelle, una delle quali è il nostro Sole. Questa è una galassia lontanissima, si trova a circa 100 milioni di anni luce, quindi è molto più indietro dell'ammasso di stelle, e grazie alla grande qualità ottica del telescopio Schmidt riusciamo a carpirne la forma. Ma quello che a noi più interessava è questa stellina che si trova al bordo dell'immagine. Infatti attorno a questa stella, come vi spiegherò dopo, è stato scoperto il primo e finora unico sistema multiplo di esopianeti intorno a una stella presente in un ammasso di stelle. E come diceva prima Valerio, è molto importante perché degli ammassi di stelle possiamo calcolare esattamente l'età, e questo è un ammasso che possiamo considerare giovane rispetto al nostro Sole, perché ha appena 0,5 miliardo di anni, contro i 4,5 invece della nostra stella. Normalmente, Paolo, un'osservazione di questo ammasso dura tutta la notte oppure dura ha una certa durata in orario? Allora, quello che noi dobbiamo andare ad analizzare è la variazione, l'impercettibile variazione della luminosità di una stella, e quindi dobbiamo osservarlo il più possibile, anche perché non sappiamo esattamente quando l'esopianeta passerà davanti a essa. Quindi l'osservazione tipicamente viene fatta durante tutta la parte della notte nella quale l'ammasso si trova sopra l'orizzonte, quindi sono osservazioni che durano, se il cielo lo permette, anche tutta la notte. Grazie, adesso Paolo. mi riporto sull'altro computer, così vi mostro perché abbiamo scelto di osservare questo insieme di stelle. Allora facciamo un salto nel passato. Più di 4 secoli fa Galileo da Padova stava proprio osservando l'ammasso del presepe, che qui è indicato, vedete, come nebulosa. Infatti a occhio nudo non si riescono a discernere le stelle, ma si vede una specie di nebulosità, e quindi era indicato nell'antichità appunto come nebulosa, che si trova, vedete, tra i 2 asinelli. Poi vi mostrerò perché Galileo scrive così. Vediamo prima di tutto però perché abbiamo scelto lo Schmidt per osservare questo ammasso e non il Copernico. Tutta l'immagine mostrata in questa presentazione è la zona inquadrata dal telescopio Schmidt. In giallo invece ho messo la zona inquadrata dal telescopio Copernico. Quindi vedete che lo Schmidt riesce a inquadrare una zona estremamente più grande.
il che significa che se io volessi studiare tutte le stelle dell'ammasso col Copernico, dovrei fare, vedete, un mosaico di ben 36 immagini. Quindi l'ideale è appunto studiare un insieme di stelle con un telescopio a grande campo come lo Schmidt e poi quando si trova la stella interessante andarla a studiare in dettaglio, con molta precisione e accuratezza, come sta facendo Valentina, col telescopio Copernico. E qui, vedete, sono andato a indicare la zona ano interessante dove c'è la stella attorno alla quale orbitano due esopianeti. Vedete, è un nome che ricorda più che altro una targa automobilistica perché non ci sono abbastanza nomi per assegnarli a tutte le stelle, perché solo nella nostra galassia ci sono 300 miliardi di stelle, quindi viene dato un codice alle stelle, in particolare solo quelle nominate dagli antichi greci hanno un nome proprio legato alla mitologia. Ma vediamo cosa hanno fatto i nostri ricercatori padovani analizzando la variazione luminosa di questa stella. Quindi era già nota la presenza di un esopianeta, un Gioviano caldo, di cui parlava prima Valerio. Quindi in nero è indicata la stella attorno alla quale sta ruotando, è una stella simile al Sole, un po' più fredda. Per paragone è stata messa l'orbita della Terra, quindi in viola vedete l'orbita che avrebbe la Terra su quel sistema. Quindi vedete che è una situazione molto anomala per i nostri standard, perché abbiamo un pianeta grande come Giove che è molto più vicino alla sua stella del nostro Mercurio, una cosa impensabile appunto fino a una ventina di anni fa. Studiando l'orbita di questo esopianeta, i miei colleghi hanno scoperto che questa orbita non è perfettamente regolare, come era successo quando stavano studiando l'orbita di Urano e dalle sue perturbazioni hanno capito che c'era un altro pianeta che girava più esterno che fu poi individuato in Nettuno. Ecco, di questa tecnica poi vi parlerà in dettaglio Valerio. E quindi, studiando questo Gioviano caldo estremamente vicino alla stella, hanno individuato la presenza di quest'altro esopianeta che è indicato con questo colore turchese, che quindi diventa il primo sistema multiplo di esopianeti scoperto in un ammasso di stelle e per ora rimane l'unico. Per concludere però vorrei anche darvi lo spunto per andare a osservare, perché magari qualcuno di voi si trova in un luogo dove al momento è sereno, perché il cielo stasera presenta la Luna proprio in mezzo alla costellazione del Leone, quindi una volta che voi individuate la Luna guardando verso sud, la trovate apparentemente nella costellazione del Leone e lì accanto trovate la costellazione del Cancro. Ed ecco qua i due asinelli. Infatti l'ammasso M44 è chiamato presepe perché ricorda la mangiatoia. Ed ecco qua i due asinelli che sono le stelle che ci sono accanto. Se avete un binocolo potete andare ad ammirare le stelle di questo bellissimo ammasso. Grazie Paolo. Allora direi di passare la parola a Valerio che ci racconta i suoi studi. Grazie. Sì. Grazie. Sì, nell'intervento che avevo fatto prima ho accennato al fatto che il nostro progetto di ricerca ad Asiago si basa su un monitoraggio di pianeti detti Gioviani caldi per misurare in modo più accurato alcune proprietà, tra cui il raggio, eccetera. Ma c'è anche un'opportunità ancora più interessante, a cui ha accennato prima Paolo, e che si basa su una tecnica piuttosto ingegnosa che si chiama variazione dei tempi di transito, ma nel nostro campo è più nota con la sigla inglese, cioè TTV, Transit Time Variations. E questa tecnica permette di misurare la massa di un pianeta analizzando il modo in cui questo pianeta va a perturbare con la propria gravità l'orbita del pianeta di cui stiamo osservando i transiti. In sostanza questo significa che se all'interno del sistema planetario che stiamo studiando ci fossero altri pianeti
oltre a quello noto, oltre a quello di cui stiamo seguendo i transiti, saremo in grado, sotto opportune condizioni, di rivelarne la presenza, se questo pianeta non era già noto, oppure se il pianeta è noto ma non se ne conosce la massa, questo ci permette di misurare la massa, visto che è proprio la massa che di fatto produce questa interazione di tipo gravitazionale. Il principio, perlomeno il principio su cui si basa la tecnica dei TTV, è concettualmente semplice. Se il sistema planetario in esame fosse costituito soltanto da stella e pianeta, quindi dalla stella e dal pianeta noto, il periodo orbitale, cioè l'anno del pianeta, la durata dell'anno del pianeta, dovrebbe essere perfettamente costante, cioè imperturbato. Questo in base alla legge di gravitazione universale di Newton. E questo implica che se noi misuriamo l'istante centrale di più transiti dello stesso pianeta, in notti diverse, e confrontiamo questi valori, dovremmo trovare che il tempo che intercorre tra due transiti è un multiplo intero o del periodo orbitale stesso. Ma se supponiamo che all'interno del sistema planetario ci sia un secondo pianeta o anche più pianeti, ecco che questi pianeti esercitano una forza gravitazionale sul Gioviano caldo e vanno a perturbarne l'orbita e fanno in modo che quest'orbita di fatto cambi, e il periodo di rivoluzione del pianeta cambi. In altre parole, vediamo i transiti avvenire in anticipo o in ritardo, a seconda di qual è la configurazione geometrica dei pianeti, la posizione relativa dei pianeti in quel momento, e a volte li vediamo accadere in anticipo, a volte li vediamo accadere in ritardo rispetto al previsto. E possiamo misurare questa deviazione. E in rari casi può essere una deviazione di decine di minuti o anche ore, ma più spesso si tratta di variazioni di minuti o secondi per un periodo orbitale che è di qualche giorno, e quindi questo giustifica il perché le nostre misure siano fatte con una precisione così grande, perché insomma misurare una quantità così piccola come uno spostamento di un transito all'ordine di pochi secondi non è per niente scontato. E da queste misure di anticipi e di ritardi si possono appunto ricavare le caratteristiche del pianeta che sta perturbando l'orbita del pianeta osservato. Detto così, l'applicazione di questa tecnica sembra semplice, in realtà non è per niente semplice, non è per niente scontato, soprattutto quando il pianeta che va a perturbare l'orbita non è conosciuto, quindi non conosciamo i suoi parametri, non conosciamo il periodo orbitale e così via. E in questo caso interpretare i dati richiede dei complicati modelli matematici basati sulle leggi della meccanica celeste, richiede anche dei software di analisi molto sofisticati che hanno bisogno di computer molto potenti per poter girare. E a Padova, con il nostro gruppo, sia all'università che all'Osservatorio Astronomico di Padova, stiamo lavorando da anni a un software di questo tipo, che ha già permesso di pubblicare importanti risultati e che è stato messo pubblicamente a disposizione della comunità scientifica. E questo perché questo tipo di analisi non è importante solo per il programma di ricerca di cui stiamo parlando, che è basato con telescopi da terra, ma è anche una tecnica molto utile per analizzare i dati acquisiti da missioni spaziali che sono interamente dedicate alla ricerca, alla caratterizzazione, quindi allo studio in dettaglio di esopianeti. E io non posso non citare il satellite TESS, che è stato lanciato dalla NASA nel 2018, e in particolare anche il satellite europeo dell'ESA Cheops, che è stato lanciato pochi mesi fa e ha iniziato da poco le osservazioni scientifiche. Il nostro gruppo padovano è coinvolto a vari livelli in Cheops e ad alti livelli di responsabilità, e anche, ma non solo, su 2 programmi di osservazione che sono espressamente dedicati alla ricerca di variazioni di tempo in transito, quindi alla ricerca di pianeti con questa tecnica di cui vi ho appena parlato. È incredibile. Quindi ad Asiago c'è alta risoluzione temporale e anche alta risoluzione, diciamo così, sull'intensità luminosa. Dovete combinare entrambi. Diciamo che dobbiamo combinare entrambi, e questo richiede un affinamento di
delle osservazioni, delle tecniche di analisi a vario livello, proprio perché non ci sia nessun elemento debole di questa catena, e anche un bellissimo esempio di come strumenti che, diciamo, in un'epoca di scienza, di enormi investimenti, insomma, possono sembrare un po' in seconda linea, siano ancora in grado di dare dei risultati estremamente interessanti dal punto di vista scientifico. Grazie Valerio. Direi che mi collegherei di nuovo con Valentina per capire se ci può mostrare una curva di luce. Innanzitutto, prima di questo, vediamo Asiago. Sto guardando sotto la tua immagine lo Sky Camera. Mi pare che sia ancora abbastanza nuvoloso, quindi mi confermi che non si può aprire? Ti confermo, purtroppo sì, per questa prima parte della notte non siamo particolarmente fortunati. Vedremo se nella seconda parte magari, chissà, riusciremo ad aprire la cupola, però purtroppo ora non ci sono le condizioni giuste. Quindi anche se è stato nuvoloso e ha piovuto, tu comunque resterai attiva fino a domani mattina? Io resterò attiva fino a domani mattina, sì, perché dicevamo appunto che i nostri transiti hanno una durata attorno alle 5-6 ore, quindi avremo appena iniziato le osservazioni, quindi di sicuro c'è ancora speranza per recuperare qualche informazione, qualche dato. Ci fai vedere questa settimana se hai fatto dei risultati, se hai ottenuto dei risultati? Certo. E vediamo adesso quindi come si concretizzano le immagini che noi raccogliamo durante il transito, durante queste 5 o 6 ore di cui dicevamo, come si concretizzano nella costruzione di quella che viene chiamata la curva di luce, cioè questa diminuzione della luce della stella dovuta al fatto che il pianeta oscura parti di questa luce passando davanti a questa stella. E noi costruiamo questa curva di luce. Qui vedete in questo grafico relativo a un oggetto che abbiamo osservato, XO2N, recentemente, ma lo stiamo seguendo ormai da tanti anni. Due parole su XO2N. XO è un nome particolare e si rifà al nome del telescopio che è alle isole Hawaii, con cui è stato scoperto per la prima volta. 2 perché è il secondo pianeta scoperto con questo telescopio, e N perché indica la componente a nord. Infatti questa stella di cui noi andiamo adesso a vedere la variazione di luminosità, in realtà è compagna di un'altra stella molto simile, che è stata oggetto di studi, entrambe sono state oggetto di studi proprio di noi scienziati, in particolar modo di Padova e non solo, quindi è un oggetto a cui siamo particolarmente legati. Ma torniamo alla nostra curva di luce. Quello che noi andiamo a vedere è come varia nel tempo, qui indicato sull'asse orizzontale delle ascisse in minuti, la luminosità di questa stella, riferita a un valore medio che noi conosciamo dalla teoria e dalle osservazioni precedenti, pari a 1. Ecco, il punto rosso rappresenta la prima immagine che quella sera abbiamo preso, quindi la prima fotografia scattata sempre con il telescopio Copernico che abbiamo preso di questa stella. Ora vi mostrerò con un video, diciamo, in qualche modo accelerato, come si costruisce questa curva. Vedete, tutti questi punti blu sono ciascuno una immagine, una fotografia scattata con il telescopio, e in totale per queste 5 ore di osservazione abbiamo raccolto più di 2800 immagini. E vedete, ecco qui, una prima parte iniziale costante, poi chiaramente una diminuzione, cioè quando il pianeta ha iniziato a passare davanti al disco della sua stella e quindi nascondere parte della luce della stella stessa. Questi punti sembrerebbero particolarmente dispersi, un po' sparsi all'interno di questo grafico. E la ragione di questa dispersione sta nel fatto che possono variare durante la notte da una cosa all'altra fattori meteo come la trasparenza del cielo, ma anche fattori legati all'elettronica del sistema. Quindi noi
diciamo, quello che dobbiamo fare alla fine di questa notte di osservazione, come dicevano anche i miei colleghi prima, è andare ad analizzare più in dettaglio queste immagini. Qui siamo arrivati alla fine, diciamo, di questo video, quindi il punto rosso rappresenta l'ultima immagine che abbiamo raccolto quella notte, andare ad analizzare appunto queste immagini e costruire quindi un modello, una linea teorica dalla forma tipicamente a U, che ci che rappresenta questo andamento dei punti. In questo modo possiamo ricavare veramente la stima di quanto è diminuita la luminosità della stella a causa del passaggio del pianeta davanti ad essa e quindi, come diceva anche Giampaolo e Valerio prima di me, dare una stima della misura del raggio del pianeta e quindi delle sue dimensioni fisiche che noi altrimenti con questa tecnica non potremmo ottenere. Noi non osserviamo direttamente il pianeta, ma andiamo a misurare come il pianeta influenza la quantità di luce che la stella che arriva a noi dalla stella. Grazie Valentina. Allora ti auguro che la serata, almeno nella seconda parte, sia più serena e vorrei chiedere al professor Piotto, Giampaolo, ci vuoi raccontare che prospettive ci sono ora con questo tipo di studi? Beh, abbiamo visto appunto che le osservazioni da Terra hanno qualche problema perché a parte l'alternarsi del giorno e della notte abbiamo anche poi questo piccolo inconveniente dell'atmosfera che ci crea qualche problema perché il transito del pianeta avviene quando deve avvenire e non aspetta certo che noi siamo in grado di osservare. Per fortuna abbiamo, come dicevo, c'è stata una rivoluzione nella nostra capacità di ricerca e questo ha portato anche a lanciare vari satelliti, alcuni li ha già diciamo, elencati Valerio, ma a me piace ricordare Cheops. Cheops è un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea, lanciato nel dicembre del 2019 con grande successo, messo nella sua orbita e dopo tutti i test che sono stati fatti nei primi mesi si è visto che il satellite funziona bene, anzi meglio di quello che ci aspettavamo. Il satellite dovrà andare a analizzare centinaia di stelle, farà delle immagini simili a quelle che abbiamo visto da Terra, quindi delle immagini sfocate, magari a noi sembra quasi incredibile che un astronomo voglia andare a vedere delle immagini sfocate di un pianeta, ma è questo l'unico modo che abbiamo per raccogliere tutta l'informazione, tutta la luce che arriva dalla stella e poi appunto grazie a questa informazione riuscire a misurare quella piccola variazione di luce che il pianeta induce sulla stella quando appunto passa di fronte alla stella. Centinaia di pianeti osservati da Cheops di fronte a centinaia di stelle per misurare le loro dimensioni da questo tipo di immagini che gli astronomi stanno appunto poi sfruttare al massimo. Verranno osservati pianeti piccoli, grandi, simili, un pochino più grandi magari ma simili alla Terra, pianeti che orbitano vicino alla loro stella, pianeti come abbiamo capito ormai questa sera da quelli che noi conosciamo qui. E lo scopo è sempre quello di andare a fare questa piccola misura di variazione della loro luminosità è un satellite di 30 cm, noi un telescopio di 30 cm, ci siamo molto affezionati perché il telescopio è stato progettato a Padova dal gruppo di Roberto, è stato costruito dall'industria italiana, l'industria Leonardo di Firenze e appunto, come dicevo, nei prossimi mesi e anni ci darà informazioni estremamente preziose indipendentemente dai problemi dell'atmosfera, visto che vola a 700 km di altezza sopra la superficie della Terra, ci darà appunto delle informazioni molto preziose sulle dimensioni dei pianeti. C'è però ancora di più, l'Agenzia Spaziale Europea sta programmando per il 2026 un progetto ancora più ambizioso, 26 telescopi, anche questi progettati a Padova, che saranno costruiti dall'industria italiana per osservare
una grandissima quantità di stelle, si parla di 1 milione di stelle o più, per individuare altre decine di migliaia di pianeti, perché ormai abbiamo capito che quasi ogni stella ospita un pianeta, decine di migliaia di pianeti che orbitano intorno a queste stelle. Questo perché? Allora, se lo chiedete a me come astronomo, vi dico perché io voglio capire come sono fatti i pianeti e voglio sapere quali sono le loro proprietà, ma c'è anche un qualcosina di più che, a conclusione di questa nostra serata, vorrei lasciarvi come messaggio. Non basta solo sapere che ci sono i pianeti, quanti sono, se sono rocciosi, gassosi, eccetera. Noi abbiamo adesso la possibilità nei prossimi anni di sfruttare strumentazione ancora più sofisticata, sia da terra che dallo spazio. Il sostituto del telescopio spaziale attualmente in orbita, il James Webb Telescope, dovrebbe essere lanciato nel 2021, coronavirus permettendo, è un telescopio molto più grande, molto più sofisticato, che dedicherà una frazione molto considerevole del suo tempo per studiare che cosa? Le atmosfere. Noi oggi sappiamo come andare a studiare le atmosfere degli esopianeti. Poi arriverà l'ILT, un telescopio di 40 metri, tutto europeo, che di nuovo si mette come uno dei suoi scopi principali quello di studiare le atmosfere di questi esopianeti. E infine l'Agenzia Spaziale Europea nel 2028 ha in programma, lo sta già costruendo, di lanciare un satellite dedicato allo studio delle atmosfere. Quindi tutta questa nostra ricerca che stiamo facendo, di cui abbiamo parlato questa sera, è anche dedicata a trovare i pianeti più adatti per studiare le atmosfere. Anche perché, è inutile nascondercelo, la nostra capacità dello studio delle atmosfere ci permette già ora di cominciare a cercare quelle molecole che potremmo associare a una qualche forma di vita. Insomma, per riassumere tutto quello che abbiamo detto questa sera su tutti gli sforzi che stiamo facendo sia a terra e poi anche dallo spazio, 30 anni fa non sapevamo nemmeno se esisteva un pianeta al di fuori del sistema solare. Sembrava quasi fantascienza. E ancora più fantascienza sembrava la possibilità di poter studiare l'atmosfera di questo pianeta. Nel decennio che abbiamo appena iniziato, invece, diventa scienza, diventa possibilità reale studiare le atmosfere di migliaia di esopianeti e anche andare a cercare se c'è qualcosa che potrebbe essere interessante per la vita. Grazie Giampaolo. Allora torno con la parola a Roberto per i saluti finali. Bene, buonasera a tutti. Purtroppo siamo stati baciati dalla fortuna meteorologica, almeno questa sera. Fa parte del gioco degli astronomi avere queste situazioni, e volevo concludere chiedendomi assieme a voi a cosa servono queste ricerche. È una domanda che spesso ci capita di sentire, ovviamente, è assolutamente legittimo, e si può rispondere in tanti modi. Uno dei modi che mi piace di più è come faceva von Braun quando gli veniva posta una domanda simile relativamente ai progetti molto più costosi, diciamo, di cui lui si occupava, in cui lui a sua volta chiedeva a cosa serve un bambino appena nato. Potrei anche farvi un elenco di applicazioni mediche, di tutti i marchingegni inventati per scoprire chissà se c'è una isoluna attorno a un esopianeta, per esempio, oppure per cercare di capire se attorno a una stella che attorno a un'anonima stellina c'è un pianeta che gira intorno e se su quel pianeta c'è della clorofilla. Sono domande formidabili che si pongono gli astronomi, che richiedono l'invenzione, la costruzione di macchine molto particolari, molto strane, che spesso magari poi trovano altre applicazioni. Potrei anche parlarvi della spinta che tutti questi desideri di conoscenza producono in continuazione, anche in questi giorni in cui, nonostante il lockdown, continua un'attività fervente di raffinamento di tecniche per costruire questo o quel telescopio che in futuro farà le osservazioni ancora più sofisticate rispetto a quelle che abbiamo visto. E tutto sommato lo facciamo anche con telescopi modesti, di dimensioni relativamente modeste, come quelli di cui abbiamo parlato questa sera.
questo è possibile quando si applicano nuove tecniche, nuove idee. Però io voglio pensare che in realtà lo facciamo perché siamo lontani a più di 400 anni dalla morte di Giordano Bruno, dal suo pensiero, dai suoi infiniti mondi attorno a infinite stelle. Vorrei pensare che lo facciamo perché il libero pensiero e, perché no, lo stupore del cielo, anche se visto da un terrazzino durante questo periodo, continui a rappresentare innanzitutto un motore culturale per la crescita della nostra nazione e la crescita del mondo. Spero che vi siate divertiti con noi questa sera e vi auguro a tutti buonanotte. Grazie Roberto e grazie a tutti.